Buongiorno, oggi parliamo del Palazzetto Ajaccio. L'edificio che stiamo descrivendo non è tra le più rimarchevoli costruzioni di conserve, ma ha una sua importanza storica e documentaria. Si trova in Piazza Garibaldi, l'antica piazza del borgo. Si nota subito perché una ventina d'anni fa è stato trasformato in un pub a più piani interni ed ora da quasi 10 anni è una struttura chiusa. Nel 1834 nel catasto austriaco risultava proprietà della contessa Teresa Lazzara, moglie del nobile Giuseppe Ajaccio, già proprietario di una villa a Vigonovo, in provincia di Venezia, da cui forse la famiglia proveniva. Attualmente l'ingresso principale sembra quello rivolto a mezzogiorno verso la piazza, ma si può facilmente presumere, osservando la foto del 1983, che sia stato fatto in un secondo tempo, quando questa parte dell'edificio venne trasformata in locale pubblico nei primi decenni del XX secolo e l'odierna porta ad arco sulla strada non corrisponde alla situazione precedente al restauro. Sul lato a levante, che sovrasta una stradina privata chiusa da un cancello, si vedono ancora, nella parte più nobile della struttura, due importanti porte ad arco, ciascuna con un bel mascherone in chiave di volta. Ciò lascia presagire che tale era la facciata principale e che la costruzione di fatto si presentasse come una bifamiliare di rango elevato del XVII o XVIII secolo. Per volontà di Giuseppe Ajaccio, l'immobile nel 1836 divenne scuola elementare e tale rimase per qualche anno. Nel 1844 fu acquistato dalla nobile Isabella Tosi Romano e in seguito dalla famiglia Salom. Successivamente la parte fronte strada fu adibita ad osteria, mentre la parte più interna venne data in affitto come abitazione. Sul tetto a ponente si nota un bel camino veneziano e sul muro a sud si intravede una lapide, ora poco leggibile, che ricorda il passaggio per conserve di Papa Pio VI il 20 maggio 1782, di ritorno da Vienna dove aveva incontrato l'imperatore Giuseppe II. In quel periodo era vicario della Vicaria di Conserve il nobile Alvise Ajaccio. La lapide fu fatta posizionare come attestato da Domenico Gaudenzio, deputato del Consiglio della Vicaria di Conserve con il governo austriaco nel 1798 e consigliere comunale dal 1816. In prossimità di questa lapide ne esisteva un'altra, scritta in latino, come riportato dallo storico Gino Meneghini nel suo libro Conserve il suo territorio del 1940, ma ora, dopo il restauro, non troppo conservativo, non si vede più, almeno sul fronte strada.